Il video che presento oggi è un video che parla della composizione e soprattutto della composizione della natura. Voglio farlo attraverso un disegno e attraverso le parole di Camille Pissarro. Camille Pissarro è un pittore impressionista che fa parte del gruppo impressionista, ma che è veramente straordinario e ci ha lasciato un corpus di lettere che scambia con il suo figlio Lucien, che sta a Londra, in cui veramente dentro di esse c'è tutto il fervore, c'è tutta la passione, ci sono tutti i consigli che io assolutamente mi sento in dovere di condividere con voi e di fare un passo indietro e di sentire parlare lui di questo. E quindi lo farò attraverso queste sue lettere, attraverso i passi che leggerò e che vi presenterò. I passi sono rilevati da questo libro, che è un libro di Camille Pissarro, sono lettere al figlio su arte e anarchia dell'editrice Eleutera, poi metterò le indicazioni sulla descrizione. E poi ovviamente un compendio di un libro che consiglio assolutamente a tutti di avere, anche se è, ahimè, mi sembra fuori catalogo, ed è La storia dell'impressionismo di John Rewald della Mondadori all'epoca. Questi due libri sono due libri particolari perché, vabbè, uno è necessariamente costruito proprio solo sui documenti, perché è solo dei suoi documenti che noi parliamo. Invece la storia dell'impressionismo di Rewald parla proprio della storia di questo movimento attraverso i documenti. Sono più i documenti a parlare, più le storie che si intrecciano di questi personaggi, di quanto sia l'autore a metterci del suo e a narrare e a integrarlo con qualche sua idea. No, sono proprio loro che parlano e lui ha intessuto, ricostruito questa storia che io vi consiglio assolutamente di leggere. Quindi vi ringrazio ancora di essere qui, vi chiedo di iscrivervi al canale, di commentare, di condividere il video, di mettere un mi piace, ma soprattutto di ascoltare e di vedere questo video, perché è un video a cui tengo molto e che spero che possa essere informativo e prezioso per voi. Allora vi auguro una buona visione e a presto. Questo disegno è un disegno che ricavo da una serie di schizzi che ho fatto alla Fondazione Gulbenkian a Lisbona. Dietro, nel piccolo parco della Fondazione, dove ci sono tra altre cose capolavori assoluti e deve assolutamente essere vista se voi vi recate a Lisbona, dietro c'è questo giardino, c'è questo parco con questo laghetto molto bello e che io ho preso subito occasione per fare degli schizzi, perché proprio mi interessava proprio la serie di piani che si susseguivano, l'albero in primo piano, il laghetto, quindi gli alberi sullo sfondo, e quindi ho pensato proprio alla pittura dal vero, al disegno del vero, e ho tenuto questi schizzi nel cassetto e li ho tirati fuori adesso, e magari poi ne farò qualcosa anche di più grosso, chissà che possa riuscire a fare questo quanto prima. Ma soprattutto io ogni volta che disegno dal vero, ascoltatemi, perché questa è veramente una cosa che io sento e che voglio cercare di trasmettervi. Quando io disegno dal vero, penso sempre a tutto lo scritto e a tutta la letteratura dei pittori e tutto quello che hanno lasciato sulla pratica del disegno dal vero. Perché è veramente importante, a mio avviso, avere un contatto con le cose che si vedono, che i nostri occhi vedono. Se potete, in qualsiasi modo e tempo, anche girandovi intorno nella vostra stanza, cercate di disegnare, di dipingere cose che state vedendo. Non utilizzate le fotografie, o meglio, non fatelo se non siete assolutamente costretti, perché veramente anche prendere solo un blocco di carta,
e andare con una matita, con una penna in giro e fare dei disegni o addirittura dei dipinti, se avete la possibilità di farlo, è una fonte di esperienza che un disegno al tavolino davanti a una fotografia non vi potrà mai dare, soprattutto per chi inizia a dipingere e per chi inizia a disegnare. Questo disegno che sto facendo lo faccio tutto integralmente con una penna Bic punta fine, vedete che ha questo fusto giallo ed è una penna Bic molto graffiante, secondo me è la più graffiante che ha, perché proprio quando si disegna si sente proprio la punta che quasi proprio graffia il foglio, che lo solca, e ha una punta molto, molto ficcante. Provatela e poi mi direte se voi provate la stessa sensazione. Comunque ritorniamo in quegli anni. Sono lettere, queste di Pissarro al figlio Lucien, che vanno dal 83 fino alla metà degli anni 90 e alcune si spingono addirittura fino alla fine degli anni 90 dell'Ottocento, e sono consigli, sono considerazioni proprio che un padre dà a un figlio e che ci assicurano la totale e assoluta genuinità di quello che Pissarro dice. E quindi secondo me è interessante poterlo ascoltare. Parigi, luglio 1883. Già che hai tempo, rivolgendosi al figlio che è a Londra, non perderne, disegna molto. Ti servirà più di quanto non immagini. Se tu potessi semplicemente copiare con scrupolosa cura dai bassorilievi e dalle statue egizie di cui il British Museum a Londra è colmo, faresti molti progressi. Scegli di preferenza soggetti semplici, sfingi, buoi, eccetera, eccetera. Figure sedute in piedi, eccetera, eccetera. A Kensington devono esserci belle cose di questo genere, non le fotografie, ma gli originali. Questo materiale ti darà l'idea più perfetta della semplificazione. Anche i primitivi non ti farebbero male. Al contrario, studia Holbein e non trascurare la natura. Glielo scrive proprio sottolineato questo. Non trascurare la natura. Hai bisogno solo della tua volontà. Qui si grida che la Francia non ha più il posto che un tempo occupava nel settore dell'arte industriale. Si fanno sforzi per ristabilire la perduta superiorità, ma per raggiungere questo scopo si prendono misure sbagliate. Si nominano insegnanti di disegno senza talento, ripetitivi e pavidi. Lui è a Osny, è del 25 luglio del 1883. Mio caro Lucien, esercitati nel disegno. Quello che mi racconti nelle tue occupazioni a Regent's Park va molto bene. Bisogna solo che ti metta in testa che gli schizzi non sono sufficienti. Certo, è necessario farne per abituarsi a cogliere in fretta l'immagine e a renderne il carattere d'insieme. Occorre però rinforzarsi facendo seriamente soggetti più grandi e con contorni ben delineati. Qui lo sottolineo ancora una volta. Come avevi iniziato qui, tutto serve per il disegno, proprio tutto. Notate bene che lui parla spesso e sempre di disegno, perché proprio è proprio le fondamenta importantissime dell'opera. Quando si sa vedere l'aspetto complessivo di un albero, si riesce anche a vedere la figura umana. Non bisogna essere specialisti perché sarebbe la fine dell'arte e per di più di tutto quello che si potrebbe fare per l'industria. Ti ripeto ancora una volta, non perderesti tempo se disegnassi scrupolosamente. Paesaggi. La pittura in studio va bene solo quando si è tanto agguerriti da non lasciarsi influenzare. E quindi lui veramente riesce a comunicare tutta la sua precisa identità di pittore. Mi avevi raccontato, continua, che c'era un vecchio maestro che teneva un'accademia di cui non si occupava molto. Andrebbe proprio bene, perché temo sempre che le Gros abbia un metodo precostituito.
L'acquerello non è più difficile di altre cose, ma sta attento a non lasciarti influenzare da quei graziosi acquerellisti inglesi molto abili, ma ahimè molto deboli, talvolta troppo veri. Guarda gli schizzi colorati di Turner. Del resto questo non si impara, lo si fa quando si sa disegnare. L'olio è ben più difficile. Quando se ne è capaci, si può fare quello che si vuole. Quindi sottolineerei questa affermazione. Quando si è capaci, si può fare quello che si vuole. Quindi è veramente interessante questo che lui dice, ripeto, con forza. In un'altra lettera, molto più tardi, qualche anno più tardi, da Eragny, nel 1887, lui parla di queste esposizioni che sta facendo con gli impressionisti e ovviamente di tutto quello che lui riesce a proporre di sé per riuscire a vendere. A un certo punto dice: questa mattina ho ricevuto una lettera di De Bellio in cui mi dice che non crede che le ricerche fisiche sul colore e sulla luce possano servire all'artista, non più dell'anatomia o delle leggi dell'ottica. Desidera parlarne con me e conoscere a fondo le mie idee a questo proposito. Dipende da come le si vuole utilizzare, diamine. Se non sapessimo come si comportano i colori, dopo le scoperte di Chevreul e di altri scienziati, non potremmo proseguire nei nostri studi sulla luce con tanta sicurezza. Non potremmo proseguire nei nostri studi sulla luce con tanta sicurezza. Non faremmo distinzione tra colore locale e luce se la scienza non ci avesse messi allerta. E i colori complementari e i contrasti, eccetera, eccetera. Sì, dirà, ma se ne è tenuto sempre conto, guarda Monet. E qui la cosa diventa seria. A proposito di questa considerazione sul colore, vi metto un link in alto per rimandarvi a questa mia serie di video che faccio sul colore e su quale colore è meglio usare per me nella pittura ad olio. Quindi mi occuperò la prossima volta, che il prossimo sabato, del colore bianco. Lo dico qui in anteprima, ma riprendiamo la sua considerazione su Monet, molto particolare. C'è una lettera del 1891 da Parigi, il 5 maggio, in cui lui dice: ieri è stata inaugurata la mostra di Monet da Durand-Ruel, che era, un gallerista di riferimento per gli impressionisti. Ci sono andato con l'occhio bendato e ho potuto vedere con un occhio solo i meravigliosi tramonti di Monet. Mi sono sembrati molto luminosi e magistralmente eseguiti, è un fatto incontestabile. Ma dato che per la nostra personale istruzione dobbiamo guardare oltre, mi sono chiesto che cosa mancasse. È molto difficile da individuare, non è certo sulla precisione o sull'armonia, ma sull'unità dell'esecuzione che potrei trovare da ridire. Preferirei un modo di vedere più calmo, meno effimero in certe parti. I colori sono più piacevoli che forti. Il disegno bello ma fluttuante, soprattutto negli sfondi. Fa lo stesso, è pur sempre un grande artista. Quindi quando noi sentiamo questi giudizi, non dobbiamo pensare a una stroncatura o a un giudizio più o meno benevolo, a priori o a posteriori, ma dobbiamo considerare il fatto che queste persone si conoscevano e quindi vivevano una contemporaneità che adesso a noi ci è completamente estranea, perché noi giudichiamo i disegni di Monet, i dipinti di Monet, quelli di Pissarro, quelli di Gauguin, con molta confusione, perché non abbiamo ben presente le date in cui sono stati concepiti. Non abbiamo davanti quello che è proprio la costruzione proprio temporale delle cose che avvengono. Per cui in questo momento qua, nel 1891,
mentre loro vivevano il presente, noi abbiamo delle idee vaghe su quali opere sono state fatte in questo periodo e chi ha influenzato cosa. Quindi è sempre bene, quando si parla di storia dell'arte, a mio avviso, sempre far riferimento proprio, direi quasi in maniera atomica, proprio al singolo giorno quasi, al singolo mese di concepimento di un'opera, perché i rapporti tra il pittore e gli altri pittori e le influenze che possono avere tra l'uno e l'altro sono fondamentali per il riconoscimento della strada che un pittore sta intraprendendo in quel momento. E continua. Il ristagno degli affari continua, però in quanto a reputazione non ho perso punti presso i Geoffrey, i Mirbeau e i pittori. C'è qualche giovanotto che pretende che io abbia trascorso una parte della mia esistenza a lasciarmi influenzare da Manet. È il colmo. Monet, Renoir, Sisley, incredibile. E persino dei puntinisti. Questi giovani parlano a vanvera di personalità, senza sapere con precisione che cosa veramente significhi. Per loro la personalità sta tutta nella tecnica. Ma noi pensiamo a quello che ha detto prima, cioè ha detto che la tecnica è importantissima, ma lui parla proprio di tecnica, di questa tecnica in particolare, perché è questa che sta diventando una tecnica. Noi non pensiamo che da un punto di vista proprio percettivo i contemporanei vedevano gli impressionisti e la nascita di questo movimento soprattutto da un punto di vista tecnico, formale, soprattutto i pittori, non da un punto di vista del significato e del soggetto della pittura. Cioè riconoscevano la tecnica impressionista. Quindi loro pensavano e dimostravano a Pissarro questa loro convinzione che la personalità sta tutta in quella tecnica lì, mentre lui ha sempre cercato nella sua vita di guardarsi intorno e di evolversi e di capire quali erano i significati delle situazioni che lui guardava crescere ed evolversi attorno a lui. Naturalmente suo figlio Lucien è a Londra e quindi assorbe tutta la cultura di quel periodo e ne parla con il padre. E lui gli risponde: mio caro Lucien, decisamente non ci capiamo più, a proposito del discorso che facevamo prima della modernità o delle influenze o delle situazioni che stavano cambiando. Che cosa mi dice a proposito del movimento moderno, del commercialismo, eccetera, eccetera? Non ha alcun rapporto con la nostra concezione dell'arte, qui almeno. Sai bene che, come William Morris ha avuto influenza sull'arte commerciale in Inghilterra, nello stesso modo qui i veri artisti che fanno delle ricerche hanno avuto e avranno una certa influenza su di essa. Non potremo impedire questa stupida volgarizzazione. Non si fanno forse croste per droghieri dalle figure di Corot? È assolutamente vero. Via! So bene che il ritorno ai greci e ai primitivi è una reazione contro il commercialismo. Proprio qui sta l'errore. Il commercio ce li serve come qualsiasi altra cosa. Dunque è inutile. Non è meglio rituffarsi nella buona natura? Non sono affatto convinto che ci inganniamo e che dobbiamo marciare con la macchina a vapore e seguire la moltitudine. No, 1000 volte no. Noi siamo qui per mostrare il cammino. Secondo te, il rimedio sta nel primitivo, nell'italiano. Secondo me è un errore. Il rimedio si trova nella natura, ora più che mai. Seguiamo ciò, insomma. È cosa effimera. Guadagniamone perché occorre, ma non abbandoniamo il nostro ruolo. Quindi qua, se vi ricordate qualche video prima, di cui metto il link qui sopra perché secondo me è importante riandarlo ad ascoltare, lui è sulla stessa lunghezza d'onda di Cézanne.
E quando parla di natura, parla proprio dell'analisi di ciò che vediamo, della percezione che abbiamo, ma è lui aperto a qualsiasi novità da un punto di vista tecnico. Intanto il figlio a Londra gli manda del materiale che produce anche lui, pittore, disegnatore, incisore, e in una lettera lui risponde sul merito dei lavori che il figlio gli ha mandato. Le 2 incisioni che mi hai inviato sono molto buone e nello stile giusto. Non preoccuparti più di chi non può capire il tuo modo di disegnare. Tocca a loro mettersi nei tuoi panni. Del resto il tuo disegno è molto corretto. Quando l'hai studiato a fondo e ben capito. Un passo in più e non sarebbe la stessa cosa. Conserva quindi la tua personalità. Ognuno ha difetti e qualità. L'importante è avere molte qualità. Esther, che è la moglie di suo figlio Lucien, non ha una visione abbastanza libera. Vi mette quel certo sentimentalismo che potrebbe indurre un giovane artista a deviare dalla sua strada. Il grazioso è un pericolo peggiore del brutto e del grottesco. Ecco perché gli uomini di valore sono così raramente compresi subito. Tutti lo sanno, ma tutti ci cadono. Quindi abbiamo di fronte una personalità assolutamente integra dal suo punto di vista e che non si concede nessun tipo di compromesso nei confronti di quello che lui sta facendo. E quindi poi ovviamente ne paga le conseguenze perché i quadri faticano ad essere accettati, però a quello che lui interessa è proprio denunciare la priorità della pittura dal vero sull'idea. Ad un tratto ci sono questi i pittori simbolisti che si vogliono che hanno una discussione con lui e lui risponde che proprio in una lettera risponde che questo fatto stesso, che non gli sia importante tanto quanto l'oggetto del disegno ma il soggetto, che l'idea, che basti l'idea per fare un dipinto, lo sconvolge. Infatti lui non riesce a farsi comprendere bene dai contemporanei come vorrebbe. Parigi, 25 aprile 1896. Se dovessi farmi una critica sarebbe al contrario alla troppa audacia, per aver tentato una simile impresa e per averci messo troppo brio, eccetto che nei tetti della vecchia Rouen. D'altro lato, ho un così grande successo presso gli artisti che ne sono persino preoccupato. Conté, che conosce la mia pittura, ha creduto che avessi cambiato tecnica. Avevo un bel assicurarlo del contrario, non vuole cedere. E sai da cosa dipende? Semplicemente dal fatto che ho eliminato dalla mia tavolozza i bianchi intermedi che mi davano fastidio. Lascio solo un bianco all'inizio e un altro alla fine della fila. E poi aggiungo metà essenza di trementina all'essenza minerale. In una lettera del 4 novembre 1894 scrive a suo figlio Lucien questa considerazione. La signorina Cassat mi scrive di avere visto le mie tele di Knock e di apprezzarle molto, soprattutto il mulino. Non è da questa parte che mi vengono le critiche, me ne rendo ben conto. Nelle mie tele ci deve essere una rusticità che urta certi esteti. Naturalmente, quando vado per la prima volta in un paese con caratteristiche spiccate, sono costretto ad analizzarlo più da vicino. Non posso ricamarci su, non posso abbandonarmi alla fantasia come in un paese che frequento di continuo. Da qui quel lato severo e asciutto che del resto finirà per piacere proprio per la sua impronta di sincerità. Ecco, in questo è molto vicino a Cézanne, è molto vicino al suo sentire che qualcosa sta mutando e che si deve l'impressionismo trasformare in una sintesi più ampia. E questo lui
lo capisce molto bene. E se avete occasione di leggerlo, questo libro, guardando e andando a vedere la sua pittura, capirete quanto c'è di consonante in queste sue parole. E adesso siamo alla conclusione del video e vi ringrazio ancora di essere stati qui e vi dico, come ho anticipato prima, che il prossimo video sarà dedicato al colore bianco ad olio e quindi a ciò che le varie case stanno facendo per proporre diverse soluzioni per ottenere un olio più brillante, più resistente, più solido. E poi dopo questo video di sabato ve ne sarà un altro martedì interlocutorio in cui vorrei presentare delle campionature di colori ad olio e poi sabato ancora prossimo la terza parte della storia di Laszlo Biro e dell'invenzione della penna a sfera. Vi saluto ancora tanto e vi ringrazio per tutte le iscrizioni e per il sostegno e arrivederci a sabato prossimo.